Stiamo tornando in clinica perché deve prendere ancora dei medicinali. Abbiamo finiti la situazione. Gli hanno dato l'ok ai medici di poter correre, quindi è sgombro di testa. Speriamo anche di culo. Ups. Con tutti i strappi così. L'avete vista? Hai visto la scimmia? No. È entrato un ramo nella trasmissione. Pierre ha una crisi. Dopo il rifornimento non è andato più come prima. Dai che è la Epic, è la Cape Epic. Pierre, vai! Dai che va, dai che va. Dai che va. Non va. Dai che va. Dai che va. Dai che va. Ok. È andata. Oh, finalmente dentro una foresta, che bello. Che bello. Qual è il tuo dottore? Il tuo medico? La donna di bionda? Dovremmo andare su quel traverso della montagna che va a sinistra, si vede nel corridore e lì praticamente si scollinerà sulla sinistra, infatti si vedono là in fondo, come mi piacerebbe essere già lì. Ma si arriva in un attimo. Pier si è fermato, eccolo qua. Chilometro 65 e la situazione è così. E se non c'è salita c'è sabbia. Non ho più la concentrazione. 65 km. Sono le 13:46. Bisogna fare tutto il costone. Saltato. La bicicletta va dove vuole, deve stare in mezzo. Mancano 30 km all'arrivo. Dai che forse ce la portiamo a casa pure questa. Piera sta soffrendo, ancora in sofferenza dopo il 50° chilometro. È entrato in uno stato di crisi, chiaramente non è ancora al massimo, ha fatto i primi 50 km molto bene e gli mancano ancora energie, quindi sta partendo la seconda parte, quindi stiamo giocando in difesa per portarla a casa. Grande Pier, grande, grandissimo! Ma che muri che fai? Per la Madonna, sti come ti fanno andare? Nei strappi così è difficile anche per me, non vado al mio ritmo, alla mia cadenza, è una cadenza bassissima, io devo strappare il doppio per salire, non arrivo in velocità, devo prenderla da sotto proprio a bassa velocità e spendere il doppio di energie. Invece normalmente vado di slancio, veloci e via. Ma vai! Dai che stiamo scollinando, dai! Iniziamo il Toyota adesso. Occhio! Ma che c***o
fai? Ci siamo. Prego, Ok, Toyota. Vedete i punti più impegnativi che vengono segnalati come Toyota tough, difficili, non sono così difficili. Cioè è un bike park che va in discesa, niente di più. Ci sono altri punti che sono più tecnici, che magari non sono segnalati, con rocce e sassi in discese con pendenze forti. Queste sono belle invece. Probabilmente dove uno che c'ha manico in discesa guadagna anche tempo, soprattutto tra i professionisti. Qualcuno si è impastato qua. Magari chi non ha l'attitudine al bike park potrebbe essere sì, difficile. Infatti lei si è impastata, andava a manetta in salita e qua si è impastata. Allora, siamo tornati su una stradina rossa africana, che bella che è. Dopo 7 ore abbiamo fatto 80 km. Da 4-5 km adesso il prossimo e ultimo rifornimento, poi si tira dritti. Questa è una bici che conoscete, vero? E vicino dov'è? Ha un cesso, si è deciso di andare al cesso dopo 7 ore. Ha tenuto il bus stretto, gli ha fatto perdere una cinquantina di watt per 7 ore, ma adesso liberandosi speriamo che le cose migliorino. Sono venuto a proteggermi all'ombra perché ci sono 50 gradi al sole. Sono stionato, mi sa ancora. Mizzica. Ah, vedi, in 2 giorni. Sti tappalunga. Faccio una fatica a ricominciare a lavorare. Dopo 7 ore e mezza di bicicletta. Mi sono fermato 15 minuti. E poi sono ritmo completamente. Guardate i porcini. Sono porcini. Là. È pieno di porcini, maledizione. E stica. I porcini ho trovati in Africa. Io vado con mio figlio a cercarli, non li troviamo mai in Svizzera, che è famosa per i porcini. Siamo ancora alla ricerca del punto ideale, ma quest'anno, Dario, lo troveremo. Alla fine sta gara e poi ci dedichiamo ad altro. Il sole africano delle 3 del pomeriggio ci sta ustionando completamente. Lo sento proprio che brucia lo stinco sinistro al ginocchio destro. Domani dovremo portarci, no, domani vediamo, domani al cronometro dovrebbe essere un giro da 4 ore,
ma nei giri lunghi dobbiamo portarci dietro la crema solare e rimettercela nei punti di ristoro, perché il sudore te la lava via. Tutte quelle strade lì in mezzo alle colline sono quelle che abbiamo fatto, noi eravamo lì prima. Voglia di tuffarmi qui dentro che ho un caldo bestiale, un bel tuffo, quasi quasi. Ma che spiaggetta che c'è, ah che bello lì, ciuff. Poi arriva il coccodrillo. Sto sperando che arrivino quelle nuvole a coprire il sole, così mi salvano la vita. Ho dato il cesso e adesso è nella fase up, devo far andare il cesso in tutte le stazioni di rifornimento. Adesso sta spingendo qualche wattino in più, lo sta buttando giù. Ormai vedo il traguardo. Fa anche lo spiritoso adesso. Prima silenzio assoluto per 3 ore. E così un altro andare per la miseria. Dovevamo farla così la KPP. Stiamo andando il doppio della velocità adesso rispetto a 3 ore fa. Strong as an ox. Thank you. Questo è l'ultimo single trail della giornata, o il penultimo comunque. A forza di pedale sembra di essere tornati sulle Alpi. Chissà dove saremo. Che bello questo trail, questo è fresco, in mezzo ai pini. Ricorda un po' i nostri trail in Svizzera. È pieno di porcini, ho visto uno che era almeno 2 kg. 2 kg di porcino c'erano lì. Siamo arrivati a San Moritz, un lago. Ci sono anche i porcini. San Moritz diceva. Pier diceva che siamo a San Moritz. Sì, c'è una varietà di paesaggio, si differenzia molto da 20 km, 20 km. L'acqua che sentono già le voci del villaggio di arrivo, speriamo che non ci siano più salite. meno di 2 km dall'arrivo. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ci sei? Sbranalo il trail, maledizione, mangiatelo. La velocità, un po' di velocità, che libidine, tutta a 4 all'ora, 4 a 5 all'ora, che strazio. Il villaggio è sempre più vicino. And it's a big group of riders joining us now. For big group MTBT Mountain Biking Tube Team from Switzerland and Italy. Everest, well, it is time to rest for you now after San Vega back in March. Tom Steiner. Mai più, se finiamo la gara io, mai più. Mai più. È bella, bella dura, bella dura. Ecco qua, siamo arrivati nel nuovo B&B.
Questa è la mia nuova camera e come vedete noi avevamo richiesto prima di arrivare qui dell'ananas, perché questa è una carta famosa dell'ananas, acqua sempre in camera e delle banane e loro pam avanti. E quindi? E quindi cosa? Facciamo? Alle 6 faccio messaggi. Tu? Vabbè. Vedete, questi sono servizi molto importanti, tutto a portata di mano perché non c'è tempo per noi di andare a cercare le cose che vogliamo. Si paga un servizio, ma porca miseria, fai 10 ore di bicicletta, poi devo fare i video, ho bisogno dell'elettricità fissa. Cacchio, fatemi mangiare una banana, non è lusso, è base. Le creme, signore e signori, peggio delle donne, tutte le creme dal dopo doccia. Chiaramente il dopo barba, lavaggio di mani, il dopo sole, ricordatevelo perché vi ustionate, 8 giorni al sole africano, non c'è crema che tenga, che porca la miseria. Chanel ci ha procurato delle creme solari da portare con noi nello zaino. Così quando ci forniamo ai rifornimenti ci spalmiamo la crema addosso, perché sennò qua ci si squama tutto. Mia, anche le orecchie sono stionate. Oh. Aia. Che storia, solo sto pezzo del ginocchio. Lavate di mani e poi per finire la crema sottosella, signori miei, mettete la crema di camoscio prima di partire. Ma 10 ore in sella, amici miei, per 5, 6, 7 giorni ci vuole anche la cremina, quella giusta, che ripara le situazioni scomode. Sinistra e destra. Sono appena arrivato in questo hotel, quindi c'è un casino incredibile. Devo andare a mangiare, fa freddo la sera, quindi oggi mi metto questi. La polpaccera che mi fa recuperare, le calzette, sono anche raffreddato, quindi mi copro bene. Le calzette. Andiamo a mangiare, va. La tuta, portatevi la tuta. Boh. Siamo a posto, non mi reggo in piedi, vuoi? Direttamente sulle passerelle di Sanremo, eccolo là, sta scendendo dalle scale, vedete? La superstar. Colui che oggi mi ha fatto penare la fine del mondo. Thank you very much. Eccolo qua. The superstar of the day, Mr. Pier Giuseppe Petassa. Ce l'ha fatta anche stavolta. Secondo me è tutta una palla per farmi andare piano. Oh male. 5 all'ora per 3 ore. E poi si sveglia gli ultimi 10 km di fa razzo perché la piena i coglioni anche lui. E quindi mi chiedo, ma com'è? Ma perché? Cosa? La cena del campione. E questo non sapevo ci fosse così tanta panna, figlia. Pesantuccio, ma dai, un po' di grasso ci vuole. Situazione cena. Io non sono riuscito a mangiare perché ho mangiato alle 5 quello che mi ha dato l'organizzazione Keep Epic, e lui è da 1 ora e mezza che si sta sforzando di mangiare giù mezza patata. Ha fatto fuori mezza bistecchina, l'insalata l'ha lasciata lì. È una fatica. Troppo tardi siamo arrivati. Secondo me i detenuti in carcere vivono meglio, senza tutte queste problematiche, queste beghe, mangiano meglio magari. Qua fia, avevo chiesto delle tagliatelle alle verdure, mi è arrivata affogata nella panna, che non mi farà dormire tutta notte se vado avanti a mangiarla, quindi c'ho anche il raffreddore che incalza a manetta. Sono stanco. Mi spiace avanzare, Sono però un cadavere, figlio. È scavato il volto nella pancia, guarda che roba.
chiedi per me. Uno dei tanti altri servizi che offre l'agenzia a cui ci siamo affidati, Bike to Bed, è il lavaggio. Ogni 2 giorni di gara ci fanno il lavaggio dei vestiti sporchi. E questa è una cosa veramente molto molto utile, altrimenti dovreste portarvi un'infinità di cose con voi. E poi le cose sporche le si mettono qui dentro e si consegnano a loro ogni 2 giorni. I wake up, flex, I'm down now. Check, no drip, this wet. Tell 'em run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck, but first I stretch. Tell 'em run it up. I wake